Buongiorno a tutti, oggi abbiamo voluto mettere alla prova dei flash per far vedere quali sono le caratteristiche più importanti quando si va a pensare di acquistare un flash. In genere quando cerchiamo di scegliere un flash guardiamo solo e esclusivamente il numero guida, ovvero la potenza massima del flash, quella che può emettere al massimo della potenza. Il massimo della potenza può essere raggiunta solo con l'estrema lunghezza focale impostata, ovvero viene sempre indicato se un flash ha una testa motorizzata che può muoversi fino a coprire l'angolo di un 200 mm, viene indicata a quella lunghezza focale, ma in questo caso stiamo valutando solo la durata del lampo. Per farvi capire, come spiegherò meglio nell'articolo, è importante sapere come si comporta il lampo del flash in possesso, ovvero la lampadina deve accendersi nel più breve tempo possibile, deve arrivare al massimo della sua capacità luminosa possibile nel più breve tempo possibile e rispegnersi sempre nel più breve tempo possibile. Allora, in questo momento vogliamo provare a misurare la durata del lampo di più flash. In questo caso utilizzeremo un flash a slitta, non diremo né di che marchio né che modello è, proprio per far vedere una caratteristica dei flash, sia quelli da studio sia quelli a slitta. Vediamo un flash impostato alla massima potenza. Che durata ha il lampo? Facciamo così, facciamo scattare il lampo e qui vediamo che il lampo dura un 412esimo di secondo. Adesso facciamo la stessa prova impostando la minima potenza possibile del flash, ed è su questo modello un 256esimo di potenza. Azzeriamo lo strumento, facciamo la misurazione e abbiamo un 27.800esimo di secondo. Adesso abbiamo un altro flash sempre tipo a slitta, facciamo la misurazione a piena potenza, azzeriamo lo strumento. In questo caso abbiamo un 330esimo di secondo a piena potenza. Abbassiamo la potenza, anche in questo caso arriviamo a un 128esimo di potenza. Arriviamo a un 12.300esimo di secondo. In questo caso utilizziamo un flash per l'outdoor, quindi non più a slitta. Azzeriamo lo strumento, siamo a piena potenza. Siamo a un 216esimo di secondo. Impostiamo la minima potenza possibile. Andiamo a un 256esimo di secondo. Azzeriamo lo strumento. Abbiamo un 10.600esimo di secondo. Adesso utilizziamo un flash da studio, potenza 600 watt. Azzeriamo lo strumento, lo utilizziamo a piena potenza, un 596esimo di secondo. Adesso andiamo alla minima potenza, che in questo caso è un 128esimo di potenza. Azzeriamo di nuovo lo strumento, un 31.700esimo di secondo. Questi valori adesso vi spiegheremo nell'articolo che cosa vogliono dire, quali sono le caratteristiche, in modo da aiutarvi nella scelta del flash. La durata del lampo ottimale di un flash dovrebbe essere così composta: l'accensione avviene molto rapidamente, cioè rapidamente la lampada raggiunge il massimo della sua potenza luminosa e altrettanto rapidamente cala fino a diventare zero di nuovo. Più breve è questo lasso di tempo e minor possibilità di avere un effetto fantasma si ha nel soggetto. Dall'altro canto, più breve è l'emissione del lampo e migliore sarà la possibilità di congelare un movimento molto rapido. Le gocce d'acqua spruzzate ad alta velocità si possono catturare con un lampo che dura una frazione di secondo veramente molto ridotta.
Speriamo di avervi incuriosito con questo tema diverso dal solito. Se avete bisogno potete scriverci per eventuali commenti e contatti e chiarimenti. Buona lettura!